Ciao a tutti amici e ben ritornati sul canale. Ho deciso che questa tavola doveva assolutamente diventare un tavolino. È una tavola vecchia di rovere e quindi ho deciso di fare un bel tavolino. Ho cominciato nel pialarla e raddrizzarla, era un po' conca, per questo sto utilizzando il mio router e dovrò togliere almeno 1 centimetro per ogni lato. Una volta raddrizzata ho preso le misure e l'ho tagliata a metà e anche i bordi. Per avere la certezza che ogni tavola ha lo spessore esatto, ho usato la mia pialla a spessore, con cui mi trovo molto bene. È da poco che l'ho acquistata e quindi se volete vedere il video ve lo lascio in descrizione. Fa un lavoro fantastico, lascia una ottima finitura alla quale possiamo carteggiare già fin da subito con la P120. Usando una spazzola con il fil di ferro, ma anche con la plastica dura, ho pulito i bordi in questo modo, così da non avere corteccia e sporco prima di impregnarle. Ho fatto poi 200 grammi di resina trasparente per impregnare tutta la tavola. La passo dappertutto, in questo modo evito che il legno rilascia bolle dopo aver colato la resina finale. Calcolando la lunghezza e la larghezza, lo spessore, ho dovuto impiegare quasi 10 litri di resina. Questo tavolo avrà una lunghezza di 95 cm con 50 cm di larghezza e 5 cm di spessore. Ho scelto di fare questa resina nera perché mi piace molto il contrasto tra i due colori. Mescolate bene per almeno 3 minuti, pulendo bene le pareti e anche il fondo della tolla in cui la fate. È molto importante questo passaggio, quindi non saltatelo. Ho versato tutto quanto, anche se vi consiglio di evitare per non surriscaldarsi. È meglio fare 2 cm alla volta se dovete fare 5 cm di colata. Quindi dopo sarà da controllare la temperatura e anche le fuoriuscite delle bolle. Ho usato un pennello pulito e l'ho passato in questo modo sui bordi, togliendo gli spazi vuoti in cui si potevano riempire di aria, e non volevo avere brutte sorprese quando la resina catalizzava. Metti che una bolla di aria si stacca quando la resina diventa un po' gel e può rovinarti l'intero progetto. Ho spaccato le bolle superficiali con un cannello a gas e questa operazione l'ho fatto per tutto il tempo in cui la resina non era diventata gelatinosa. Consiglio di tenerla sempre controllata e tenerla sotto i 30 gradi, altrimenti sono guai che potrebbe spaccarsi. Io mi aiuto con un ventilatore molto valido che elimina il calore che si crea in superficie. Ho aspettato almeno 7 giorni prima di staccarlo, questo passaggio è molto importante da non saltare, e quindi se avete usato uno scotch e un distaccante non dovreste avere problemi quando devi staccarlo dallo stampo.
ragazzi, adesso passiamo alla fase di carteggiatura. Questo passaggio molto molto importante. Siccome faccio una finitura a olio, mi fermo a 320, quindi si parte con una grana di 80, 100, 120, 150, 180, 240 e 320. Le carte abrasive che sto utilizzando sono quelle che permette alla polvere di essere aspirata. Queste carte abrasive è un po' che le sto utilizzando, mi sto trovando molto bene, quindi dopo magari 4-5 passate la carta si intasava, queste qua durano molto più a lungo. Vi lascio il link in descrizione, le trovate su Nat Abrasivi, è un marchio italiano, quindi molto molto valido ragazzi. Non sto ad annoiarvi molto con la carteggiatura perché so che è noiosa, praticamente con una matita segnate in questo modo ovunque prima di partire. In questo modo sappiamo dove abbiamo carteggiato. Si passa una volta, si carteggia molto bene con la P80, si pulisce molto bene dopo, si ripassa un'altra volta. Sono questi i passaggi. Credo che ho messo un po' troppo. Ho levigato fino a 320. Adesso sto cercando di stendere l'osmo. Questa è una prima mano. Dopo con un pad bianco così andiamo a fare un polish. Bene ragazzi, allora lo lasciamo così in posa un giorno e il secondo giorno vedrete che avrà un aspetto tipo anche ora così, però non vi preoccupate, dopodiché si ricarteggia ancora con il tampone marroncino, che questo qua secondo me ha una grana di 600-700, e si va a togliere leggermente la roba che c'è in superficie e poi si stende ancora un'altra mano. Mi dimentico sempre di chiedervi ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate anche un like.
Bene amici, avete visto la semplicità nell'ottenere questa bellezza di tavolo. Ditemi anche voi nei commenti se vi è piaciuto, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. E l'ultima parte che non vi ho fatto vedere, dopo aver spalmato l'olio, l'ultima parte, e ho aspettato che si asciugasse e dopo con un panno in microfibra ho solo pulito dopo 2 giorni di attesa, e il risultato è questo qua che vedete. Quindi se vi è piaciuto il video ricordatevi di lasciare un like e iscrivetevi al canale. Ciao!